Buongiorno, è in corso Sanremo 2023, breve indagine. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Andiamo sul palco dell'Ariston. Un nome, un frigo. Andiamo lì in eterico, noi tre. E se vogliamo anche la nostra amica che non nominiamo, che gentilmente ci offre un piccolo spazio oggi. Sanremo, la città dei fiori. Io amo i fiori, faccio i miei personali. Chiamiamo tutti i cantanti, tutti i manager delle case discografiche, i presentatori, i due maschi e la femmina, se così possiamo dire, i due maschi e la femmina, il nasone, l'arcaico e la sopravvalutata. Cosa ridi? Arcaico, mi E è la- piaciuto tantissimo. Ma qualcuno dice mangia, vabbè, però non si può dire. Ah, Lo fa? sì, tutti e te. Tutti e tre mangiano? No, ma mangia Sì, M. Ah, anche? Sì, sono stati step intermedi anche. Sì, Tutte e anche. tre? Sì. Bocca piena di cioccolato? Mm. Tutto deglutito? Qual è il Ora senso? non più, ma Qual è il senso che me lo sono sempre chiesto? Cioè, un po' lo so, ma cosa vedete a livello. Pasolini lo metteva in scena, no? Nelle Salò e le 100 giornate di Sodoma, mi sembra. Era il sesso, l'ultimo capitolo era il sangue, quello intermedio era la copros. Facile. è proprio la sequenza. Dall'iniziazione, poi c'è la prima fase che è sesso anche promiscuo, che poi c'è tutto il passaggio che è un inizio di, come posso dire, unire la tua parte fisica, sostanze cellulari e chimica, con quella di altri, partendo dalle secrezioni, tutte le secrezioni. Mi è arrivata una scena adesso che vedo gente che, la dico, è un po' Vai. così, che con la lingua lecca le ascelle di altri. Monica. Ok, e poi Mi mostra come una specie di destrutturazione animica. Mi mostra come ad ogni passaggio c'è sempre di più margine per diventare disanimici. Ma non può essere repentino. C'è bisogno di questi passaggi intermedi. cioè Sempre prima più di cruenti. scusa, Fare tabula rasa nella mente e nella morale delle persone. Ma Per Elena? step. sì, cioè prima di arrivare a mangiare la carne di un'altra persona devi prima mangiare le sue secrezioni di tutti i Bisogna tipi. prima mangiare la K, Sì. Anche. che non è la Ford, E bere. l'urina. Sì. Però anche i suoi umori più Sì, generici. sì, Se quindi tipo sudore qualcuno e roba, non sta saliva. bene, vomita, Ecco anche. mangiare Il queste cose. vomito. Sì, Altrui, sì. diarrea, tutto. Lo fanno nel backstage, lì, durante la kermesse. No, nel backstage secondo me no, in altri momenti precedenti, Esatto, brava. in un altro luogo. Organizzano un rito prima, qualche giorno Appena prima, una prima. settimana prima. L'hanno fatto di notte o di giorno? Tutti i cantanti. Tutti i cantanti anche, bene. Sì, tutti insieme. Secondo me dura tipo una giornata intera, una cosa così. Sono più ore. Credo che parte tipo dal tramonto e vanno avanti per ore e ore, quindi tutta la fase del tramonto, che adesso è abbastanza presto, insomma ancora presto, e poi fino appunto alla mattina, poco prima dell'alba.
Ok, l'ha fatto il nasone, l'anziano e la Eh, biondina. Cioè, più Mm. volte. Ok, la biondina è Sì, una sì, sì. donna. È è arrivata donna, adesso è come se vedessi che è in fase di trasformazione. È come se vedo che gli stanno deformando il bacino. In eterico. Mm. Monica? In queste famiglie massoniche, di origine massonica, vedo che accade spesso che nascano questi pseudo-ermafroditi e che poi orientano in una certa direzione. Mhm. Credo anche proprio per effetto di tutti i riti a cui si sono Mm. sottoposti i genitori, ecco, no? Non hanno nettamente un maschio, nettamente una femmina. Nella biondina, nel ramo della biondina, è più potente il ramo paterno o materno? Un gradino più in su materno, però io li vedo tutti e due comunque coinvolti. I due figli sono di lei, sono usciti dal suo corpo o no? È Secondo complesso. me sì, ma non come pensiamo noi, ecco, comunemente avviene la nostra gravidanza. Perché? Dunque, la sua componente la vedo e vedo anche la componente del marito, però è come se lei non potesse portare questa gravidanza. Io vedo coinvolta anche la servitù. Mm? Io vedo anche la sorella. L'ha fatto la sorella. Mi pare di sì. Il marito è un maschio? Mm, Io non gli darei un sesso. E infatti è come se i genitali non fossero ben sviluppati. Infatti ho visto la stessa cosa, è come se avesse una protesi, non so, Un abbozzo. qualcosa in più, Ok. che gli avessero messo. Marito e moglie, questi due, hanno un progetto. Come si chiama? Cioè tutto sto ambaradan è stato creato per progetto di sti due. Castello incapsulante. Monica? E mi fa vedere Tiger. Mi fa vedere proprio questa tigre con le fauci spalancate, così tanto spalancate che sembra veramente, sai, una grotta in cui entri e non esci più. Mm, io conosco quel posto, ma non posso. Cioè, Quello dove abitano? no, dove stanno portando avanti questo progetto. Si può dire? Non lo so. No. Ok, ma è delle tue zone. Mm. Nome del progetto di questo Sanremo. Filo diretto con Satana. Sì. Cogli l'ultima chance. Sono alla frutta, Monica? Sì. Mm. È già stato deciso il vincitore? No. Diciamolo, se lo vedete, diciamolo. Allo stato attuale delle cose, per voi è e perché? Perché Io vedo un chiaramente il vincitore contrasto non tra è due. il televoto, ovviamente, no? Mm. Ci sono due fazioni con due cavalli di battaglia. Io non so niente di sta roba, proprio mi trovate completamente impreparato tranne quello che ha tirato i calci alle rose, il resto non so niente.
Sono due colori. Non so, a me viene il bianco e rosa chemical. Ok, io ho visto, però adesso non so se dividono le categorie, non ho più pallida idea di come Neanch'io. fanno. Allora, è dall'inizio che vedo tutti i cantanti che si sovrappongono, diventano una figura unica che diventa un mostro che è un insieme di tutti i cantanti e ehm, Satano, Lucifero e Moloch, ok? E che mentre cantano sbattono i piedi e tutte le volte che sbattono i piedi parte l'energia della morte, del sacrificio. Ok, sopra messi in piedi, cioè quindi come se stessero facendo un'acrobazia, in piedi sulle spalle di questo mostro, vedo Gianluca Grignani. Che partecipa. Mm. E Sì, però non scusa so se Monica, partecipa come in gara o se... Rosa Chemical che cos'è Monica? Non so. mm. È un Eh, gruppo? No. no, un singolo. Diciamo un È ragazzo. il titolo? Ah, è il titolo di una canzone? Cioè, di un cantante? È un Ah, cantante. è il nome di un cantante. Oh. Che questa cosa non l'abbiamo preparata per niente, ci è venuta in mente grazie ai punti della persona che ospita questa birra indagine. Va bene. Vabbè, facciamo un piccolo lavoro, no? Mhm. Allora, portale aureo per tutti quelli che sono morti per questa kermesse. E quindi un po' di sedie da sotto il culo tolte. Sono state sacrificate persone? Perché una kermesse viene preparata dall'anno prima, o anche di più. Per come vedo io, più che mai, Mm. perché proprio stanno vedendo che stanno perdendo terreno, Mm. per cui hanno bisogno di aumentare, È credo, come sì. se si fossero trovati ogni mese dall'ultima volta. Anzi, secondo me sono 2 anni addirittura che si sentivano in pericolo Mhm. per Tutti ogni via. mese. Mm. E poi io entro nella scena perché comunque questa cosa incide e interferisce alla mia vita, no? Io non ne vorrei sentir parlare di sta minchiata, invece devo sentirne parlare da tutti. Io mi piacciono i fiori, ne creo uno nuovo. Si chiama Ad Eternum Floris. Floris, giusto Monica? Mm, Floris. sì, Flores. no. Floris. Ok. Con tanti petali e lo metto ovunque. In ogni poltrona della platea. In ogni poltrona del teatro. Ne metto uno gigantesco in mezzo al palco. Poi c'è un occhio, mi sembra, no? C'è sempre un occhio nella scenografia. Dentro la scenografia. In ogni postazione dell'orchestra. Dentro ogni microfono, anche quelli di scorta. In ogni camerino. E ognuno di questo ad eternum che metto ha la caratteristica che si moltiplicherà del numero che vorrà lui ogni volta che sentirà una nota musicale in questi giorni. Quindi ne arriveranno tanti dentro il teatro, nessuno può toglierli se non io. E io non li toglierò. Voi cosa fate? Posso dire solo una nota, Mattarella ha detto, ma io sono stato lì pochi minuti. E quindi? Non importa, affari tuoi. Non vuole essere travolto dalla determine. Sì, Bene, gliene appuntiamo uno all'abito sì, per sempre. sì, all'occhiello proprio, sì, della Allora, mi è giacca. arrivata questa scena quando lei ha detto Mattarella, era in diretta con le stesse persone che dicono a Zelensky e via dicendo cosa fare. È stato il sostituto. Sì. Mm. Quindi io manderei anche fino là tutti gli ad eterni. Va bene. Una bella ghirlanda di fiori ad eternum floris, fino al culo di Zelensky. E della risale tutte le budella.
Qualcosa da fare, da dire, da aggiungere, Monica, Elena? Allora, li sto mettendo in tutti i vasi e in tutti i lampioni, mi viene da dire, di Sanremo, proprio la città. Monica? E vedo che alcuni personaggi che sono abituati a fare gli attori, in particolar modo mi riferisco a Benigni, prova a inserirsi nella scena tipo come giardiniere, perché ci sono alcuni di loro che non mollerebbero mai, giocherebbero proprio tutto quanto, no? Fino all'ultimo istante. Quindi sarebbero pronti a cambiare fazione, a cambiare ruolo, fare qualunque cosa. E lui riesce a gestire un giardino di Ad Eternum Floris. E infatti è quello, lui è approvato e non riesce invece ad avvicinarsi. È come se ci fosse una sorta di barriera energetica che gli impedisce di avvicinarsi anche solo a un petalo. Va bene, io nego il consenso a questa cazzata di Sanremo. Se lo volete fare anche voi, fatelo e poi spegnete la televisione. L'unico modo per negare il consenso a questa roba è a non dargli peso, chiacchiera, ascolto, neanche di un minuto. Cambiare discorso se ti parlano di questa cosa, non mi interessa, parliamo di altro. No, perché tu no, no, non mi interessa. Non fa parte della mia vita, nego il consenso al fatto che questa sia una cosa importante. Io nego il consenso. Certo, nego il consenso anch'io. Va bene, ciao a tutti. Se vi lamentate che è troppo corta, sponsorizzatela la prossima volta.